Oggi siamo a Milano, siamo qui, siamo qui davanti alla chiesa di Santo Stefano Maggiore, che poi entreremo, ma il nostro obiettivo odierno è questa, la chiesa di San Bernardino alle Ossa, anticamente chiamata San Bernardino ai Morti. È famosa perché è una delle 5 chiese che conservano delle raccolte di ossa, allestite in modo artistico. E le altre 4 famose sono a Roma la cripta dei Cappuccini con le ossa di 4.000 frati, e sempre a Roma la chiesa di Santa Maria dell'Orazione e Morte con 8.000 corpi, il cimitero delle Fontanelle a Napoli e le catacombe dei Cappuccini a Palermo. Andiamo a fare un tour? Ok, vedremo. Allora, diciamo che tutto comincia nel 1127, quando Gottifriedo de Busseri fonda proprio qui, in questa zona che era il brolo dell'arcivescovado, fonda l'ospedale di San in Brolo, e che divenne in breve il terzo rifugio per trovatelli della città di Milano. E poi nel 1150, sempre lui, aggiunse a questo ospedale l'ospedale di Santo Stefano alla Ruota, che doveva essere in quella zona. E anche lì c'è il richiamo agli orfani, perché la ruota era il metodo in cui si abbandonavano in modo umano i bambini. Cioè questa ruota, si inseriva il bambino, si girava la ruota e dall'altra parte c'erano le suore o i frati che ricevevano questo bambino in perfetto anonimato. Fanno sempre così, che c'è la Ma rotella. un po' in tutta Italia. E in quel periodo questa zona era fuori dalle mura, perché ricordo che la città di Milano non è mai stata tanto grande in antichità. La Milano romana era circa 12 ettari, divisi tra l'odierna Piazza del Duomo e il Cordusio. Alcuni punti, tipo qua, erano fuori dalle mura, l'anfiteatro romano e il circo erano fuori dalle mura, per cui era proprio piccola. Qui erano boschi e ortaggi, per cui Gottifredo fonda questi 2 ospedali, e annessi all'ospedale fanno costruire anche un cimitero, perché ovviamente all'ospedale la gente muore, e veniva inumata in questo cimitero. Però già nel 1210 questo cimitero non è più sufficiente a raccogliere i morti della zona, per cui viene costruita una camera in cui vengono raccolte le ossa dei defunti. Nel 1269, di fianco al cimitero, viene costruita una piccola chiesetta, inizialmente intitolata a Sant'Ambrogio, a San Sebastiano e alla Madonna e a Maria Addolorata. Che ricordo che anche San Sebastiano è un santo importante per Milano, perché era un soldato romano martirizzato con le frecce, l'hanno ucciso a colpi di freccia, ma sua madre era milanese. Non so se già ai tempi faceva la cassola o gli preparava il panettone, fatta bene, se la sono rifatta con o gli preparava il panettone. Comunque la mamma di San Sebastiano era milanese, per cui viene costruita questa chiesa molto piccola con 2 altari di forma quadrata. Va tutto bene fino al 1642, quando il campanile della chiesa di Santo Stefano crolla sul complesso di quello che poi sarebbe diventato San Bernardino. Tra parentesi, nel XV secolo la chiesa viene reintitolata San Bernardino perché viene data in uso alla confraternita dei Disciplini, e San Bernardino da Siena era appunto un frate di questa confraternita, poi dichiarato santo, e allora la chiesa viene intitolata a lui. Però all'interno mantiene comunque i richiami a San Sebastiano, a Sant'Ambrogio e a Maria Addolorata. Comunque, dicevo, nel 1642 il campanile di Santo Stefano Maggiore crolla su San Bernardino. Infatti quello che vedete poi è stato ricostruito successivamente dal Buzzi e dal Quadrio, che si occupano anche della ricostruzione della chiesa e della sistemazione anche interna. E proprio in quel periodo, dopo il 1642, che le ossa del cimitero vengono tutte riesumate e vengono sistemate in questa modalità artistica nella cripta sotterranea. Qui in realtà ci sono 2 cripte a San Bernardino, una è visitabile e l'altra no, perché la cripta non visitabile è la cripta dei Disciplini. Era una cripta pentagonale che si trova sotto l'altare maggiore, in cui venivano seppelliti i frati della confraternita. Ci sono 21 nicchie lungo le pareti su cui i frati venivano adagiati, vestiti solo del saio, col volto coperto dal cappuccio, senza ornamenti, e una semplice placca di legno sopra la testa a indicare il nome del defunto.
e per cui viene sistemata questa cappella con le ossa, e noi oggi siamo qui per visitarla. Ma le ossa quindi dalla Ah, provenienza Allora, le ossa, la provenienza delle ossa è varia, comunque storicamente sono state quelle del cimitero preesistente, di cui poi si è persa memoria nel XVII secolo, dei canonici della chiesa di Santo Stefano qua di fianco, dei frati e dei priori che lavoravano e dirigevano appunto i due ospedali della zona, e poi a partire dal 1622 anche i condannati e i carcerati delle carceri qui in zona, perché dopo il 1622 il cimitero delle carceri, diciamo, scoppiava, e allora hanno utilizzato questa camera di E sepoltura. poi c'erano anche gli aristocratici, E anche sì, alcuni da morti sono sì, tutti uguali. da morti sono tutti uguali, sì, alcuni aristocratici che avevano i sepolcri nella zona poi sono finiti anche loro in questa camera, ma in realtà nel XVII secolo si è persa la nozione della provenienza delle ossa, si è diffusa come si chiama, la leggenda popolare che fossero le ossa dei milanesi morti nel V secolo d.C. nelle lotte contro gli eretici ariani, lotte in cui si era distinto particolarmente proprio Sant'Ambrogio. Poi dentro magari ci saranno dei cenni di cui vi racconterò. Con i gladiatori, insomma. E ora entriamo a visitarlo. Allora, questo ambiente qui iniziale, da qui fino ai gradini, è tutto quello che rimane dell'antica chiesa del 1269. Dai gradini in poi è tutto stato ricostruito dal 1642. Ok. Questa è la cappella della Maddalena, e qui sono seppelliti due discendenti di Cristoforo Colombo, solo che non riesco a trovare l'iscrizione. Non trovo l'iscrizione. Comunque in questa cappella sono seppelliti due discendenti di Cristoforo Colombo, da qualche parte deve essere scritto, ma non lo trovo. La grande tela qui all'altare dovrebbe essere l'apparizione, devo ricordare l'apparizione di Sant'Ambrogio alla battaglia di Parabiago nel 1339. Sant'Ambrogio era morto, è defunto da 9 secoli ormai, e la tradizione vuole che durante questa battaglia, combattuta tra due fazioni della famiglia Visconti, cioè i regnanti, che era Luchino e Azzone, e un altro Visconti che voleva portargli via il potere, apparve Sant'Ambrogio in cielo e praticamente spaventò i mercenari, soldati dalla fazione Visconti che non deteneva il potere in quel momento, e per cui favorì chi già dominava Milano e gli fece vincere la battaglia. E questa è la famosa grata che porta alla cripta dei Disciplini, che però, come vedete, è chiusa. Comunque il soffitto è stato affrescato dal Ricci nel 1695, e ai 4 angoli c'è la Madonna, e poi ci sono San Sebastiano, San Bernardino appunto e Sant'Ambrogio. Questa colonna ha una storia un po' particolare, che faceva parte di un ampio portico medievale che si estendeva qui, sotto cui nel 1476
fu assassinato Galeazzo Maria Sforza da 4 congiurati, tra cui c'era anche un Visconti, però di un ramo cadetto della famiglia. Diciamo che nel 1476 c'era già stato il passaggio di potere dai Visconti agli Sforza, e questo Visconti minore non l'ha presa tanto bene. Comunque riuscirono a uccidere diciamo, Galeazzo Maria, però alla fine i 4 congiurati furono linciati dalla folla inferocita che a quanto pare preferiva lo Sforza ai Visconti. Per cui il portico negli anni fu abbattuto, e questa colonna si è salvata perché era stata inglobata in una specie di casetta fatiscente che c'era appoggiata al campanile, al vecchio campanile, quello che nel 1642 è crollato ed è finito su San Bernardino. Perché quando l'hanno ricostruito, non hanno ricostruito anche la casetta fatiscente, ed è venuto alla luce questa colonna medievale, vedete c'è ancora il capitello, e è stato deciso di lasciarla qui come, non so, come ricordo, come monito, per cui è ancora qui adesso. Eccola San Bernardino, vedete la facciata non sembra quasi neanche una chiesa, sembra più un edificio civile che una chiesa.